Nella nostra vita ci capita, a qualsiasi età, di attraversare dei momenti di crisi, li definiamo crisi. Di solito sono momenti che viviamo con dolore, con sofferenza, momenti che mettono in discussione tutto quello che abbiamo costruito nella nostra vita, le relazioni, magari gli aspetti lavorativi, anche gli obiettivi, sostanzialmente gli obiettivi. E una certa concezione della vita moderna, molto improntata a essere performanti, sempre al top e anche sempre molto esposti, vista la presenza di social e di tutto quello che ci porta a essere costantemente sotto il riflettore, l'occhio degli altri. Tutto questo genera uno stato di sofferenza, di dolore, anche di incomprensione. Credo che la parte più difficile della gestione delle crisi sia non comprendere cosa ci sta succedendo. Mentre noi dovremmo essere felici, contenti veramente quando arriva una crisi. E adesso voglio semplicemente spiegarvi il perché. Partiamo dal presupposto che siamo degli esseri, degli individui che abitano un corpo, ma che hanno una componente cosiddetta spirituale molto forte. E in questa definizione ora un po' generica di spirituale, pensiamo che dentro di noi c'è un essere più grande. Mi piace chiamarlo una sorta di avatar che è in grado di costruire la propria felicità, ma è imprigionato. Ebbene, questo avatar ogni tanto dà dei colpi e dice: liberatemi, ho bisogno di uscire da qui dentro, ho bisogno di farti vedere come si fa a costruire la felicità. E questo elemento che nella filosofia damanuriana facciamo coincidere con uno stato dell'essere che chiamiamo reale, che è anche un punto importante di verità, ma non le verità che arrivano da fuori, le verità che arrivano da dentro. Ecco, questo elemento dentro di noi ci porta ad avere delle necessità imprescindibili in certi momenti, delle spinte verso quella direzione, che poi è la direzione che nelle forme, qua nella materia, noi chiamiamo felicità. Può sembrare strano, ma è proprio così. Le crisi arrivano per spaccare un certo sistema che abbiamo creato e che ci sta imprigionando, che non ci permette più di muoverci e di evolvere e di crescere, o se preferiamo di arrivare a questo avatar che abbiamo dentro di noi e risvegliarlo, anzi è già risvegliato, ma risvegliarci noi alla sua presenza e quindi lasciarlo agire. E quindi per trasformare tutto questo dobbiamo rompere un certo meccanismo. Lo dice la parola stessa. Crisi deriva da un verbo greco, il verbo crino, che significa separare, che poi traslato nella forma, nella esperienza umana, diventa scegliere. Quindi scegliere significa inevitabilmente dare delle direzioni alla propria vita e questo in certi momenti è davvero una sorta di necessità imprescindibile dentro di noi e ci porta a fare delle scelte. Va anche considerato che le crisi sono relative all'età che noi attraversiamo. All'interno di una stessa vita che noi possiamo vivere, se abbiamo anche la fortuna di vivere a lungo, più o meno a lungo, in realtà noi attraversiamo diverse età, che sono delle vere e proprie vite, immaginiamoli come dei contenitori che hanno una certa durata nel tempo, in anni, e sono delle vere e proprie vite in cui nasciamo, in cui cominciamo a crescere, in cui raggiungiamo una maturità, in cui anche arriviamo a un punto dal quale non possiamo più portare delle trasformazioni. Abbiamo la necessità di morire, metaforicamente, a quella vita per rinascere alla vita successiva. Dal punto di vista esoterico, questa conoscenza antichissima porta a definire che nell'arco di un'esistenza di un essere umano è possibile andare a vivere fino a 8 fasi diverse, 8 età diverse, 8 vite diverse, a partire dalla nascita fino a 80 anni, oltre gli 80 anni, eccetera. Naturalmente per fare tutto questo è indispensabile che ci sia una società, un gruppo umano, un ambiente che accompagni l'individuo in questa direzione. E un po' tristemente devo dire che le moderne società non hanno questo come obiettivo, non hanno sicuramente come obiettivo la crescita dell'individuo, lo sviluppo spirituale, l'evoluzione dell'individuo, sono altri i fini
delle società, quindi l'individuo sociale inevitabilmente subisce e anche un po' patisce gli ambienti stretti e anche diciamo il conformismo che porta alla ripetitività di determinati comportamenti. Ecco che quindi salvifica in certi momenti, arriva la crisi che ti fa mettere in discussione tutto quello che hai fatto fino a quel momento, non perché sia sbagliato, ma perché non ti basta più, perché non ti nutre più, perché la ripetitività di un certo copione che magari fino a qualche tempo prima, qualche mese prima ti era più che sufficiente, non ti basta più, non ti nutre più, anzi ti genera addirittura la depressione. E questo elemento non succede soltanto nel passaggio dall'adolescenza alla giovinezza o quella che adesso è un'eterna giovinezza che si protrae dai 20 fino a circa ai 48, 50, 52, 55 anni, poi si piomba nella terza età. No, non funziona in questo modo. Succede più volte, succede fino a 8 vite, sono 7 punti di morte e rinascita. Significa che ci sono proprio dei cicli. È come se all'interno di ogni esistenza, all'interno della vita, avessimo la necessità di creare un processore per processare le informazioni che ci arrivano dall'ambiente, ci arrivano dalle nostre esperienze, dagli aspetti in cui impariamo, siano essi esperienziali che anche culturali naturalmente. Ma arrivati a un certo punto abbiamo necessità di cambiarlo questo processore perché le informazioni sono troppe e non possiamo più gestirle in questo modo. E questo rappresenta tra l'altro il momento di crisi dove non funziona più niente, tutto quello che ti ha funzionato fino a poco prima cade. A volte la crisi arriva da dentro e quindi è un disagio che si sente dentro di sé, una sorta di malinconia, una fame di qualcosa di diverso, ma poi anche la nostalgia o forse anche il dolore perché senti che quello che prima ti dava soddisfazione non te lo dà più nelle relazioni, nelle amicizie appunto e neanche gli oggetti, tantomeno gli oggetti in una società consumistica che quasi sempre vuole fare coincidere la felicità con qualcosa, qualcosa di oggettivo, l'auto nuova, il nuovo computer, il nuovo cellulare. Tutto questo fake non funziona, non funziona di solito, ma meno che mai funziona nel momento di crisi, anzi genera depressione. E allo stesso tempo senti che c'è qualcos'altro da qualche altra parte, ma è ancora indefinito, è ancora qualcosa da cercare, da trovare. E questo, ripeto, succede più volte nell'età che noi possiamo attraversare. Chiaramente se si va verso una maturità spirituale, che poi significa felicità. All'inizio, quando l'individuo deve generare un po' la propria identificazione, è molto egoistica la identità della propria felicità, è legato alla propria sopravvivenza e al distinguersi dagli altri e questo non è sbagliato, è diciamo un po' grezza all'inizio, ma fa parte del processo di diciamo così, di autopreservazione, perché è importante anche questo. Poi man mano nell'età si allarga anche alle persone più vicine, possono essere i familiari, i coniugi, i figli, eccetera. Man mano che si evolve, si va verso appunto, una direzione spirituale, verso questa dimensione del reale, grazie alla spinta della felicità, ecco che il campo della propria felicità si allarga e include sempre più altri, anche altre forme, include il mondo animale, include il mondo vegetale, include gli altri dove la separazione ci si rende conto che è una forma di illusione. In realtà noi siamo negli altri e gli altri sono in noi. Intendo dire che non ti basta più la tua singola felicità, hai la necessità di espanderla, di portarla anche fuori di te, di creare ambienti felici, anche perché la felicità individuale è un po' come una temperatura, ha degli alti e bassi, ma se questa temperatura si espande e coinvolge l'ambiente in cui vivi, ecco che è più facile mantenerla costante e allora ci si rende conto di una verità molto interessante, di un aspetto molto interessante,
che la felicità, che spesso noi identifichiamo come un aspetto sporadico che entra ogni tanto nella nostra vita perché succede un evento, capita qualcosa, in realtà è uno stato dell'essere che non solo noi possiamo imparare a distillare, a coltivare, a fare crescere, a viverci all'interno in maniera permanente, a costruirla, perché al contrario di quello che si pensa, anche qui di solito influenzati dai luoghi comuni, da un certo conformismo di pensiero che non ha una visione spirituale, le persone spesso ritengono di avere diritto alla felicità, ma qui non c'è nessun diritto alla felicità, o meglio, sì, c'è il diritto alla felicità, ma alla costruzione della propria felicità, al coltivare la propria felicità, al farlo crescere con un cocktail da creare piuttosto equilibrato di aspetti di continuità, ma anche di momenti un po' folli, ma anche di momenti invece profondi. Non c'è un punto stabile di arrivo, se stai volando sei sempre in movimento, non puoi pensare di fermarti. La felicità è anche quindi gli elementi che determinano la crisi, ma soprattutto la felicità è un punto di equilibrio tra la nostra natura umana più animale e la nostra natura umana più spirituale o sovraumana, se vogliamo chiamarla così. E in questo punto di equilibrio vanno nutrite entrambe le parti. Ecco che la crisi ci porta in evidenza tutto questo. Quello che in quel momento di crisi ti genera il disagio sarà poi il punto di partenza per costruire una nuova vita all'interno di questa stessa vita e poterla guidare. Di solito le crisi arrivano bene o male in qualche maniera, sopravviviamo, le subiamo di solito, dicevo possono generarsi all'interno ma possono anche arrivare da fuori perché succede qualcosa, perdi il lavoro, magari nello stesso periodo la ragazza, il ragazzo, il fidanzato, il marito, la moglie ti lascia e quindi una scelta che non hai fatto tu, che genera dolore e via discorrendo. Possono capitare anche degli elementi che riguardano le finanze, la salute, la malattia spesso è un elemento che porta alla crisi. Bene, questi elementi che di solito noi interpretiamo come negativi, come sfortune, dovremmo guardarli con un altro sguardo, dovremmo guardarli come occasioni, come lenti di ingrandimento che ci stanno portando in evidenza degli aspetti della nostra vita che già non funzionavano, che già avevano qualcosa che non andava, ma non volevamo vederlo e che in realtà se riusciamo a attraversare anche la paura che c'è in tutto questo, la paura di mettere tutto in discussione, di cambiare, vivendo proprio quello stato di incertezza e di paura come una porta da attraversare, ecco, al di là di quella porta c'è un nuovo mondo. Io invito a non perdere la regia della nostra vita, ma poterla guidare, poterlo guidare questo cambiamento e quindi direzionarlo, esserne protagonisti, diventare sempre più protagonisti della propria vita, anche accogliendo gli aspetti che non possiamo controllare e non c'è speranza di controllarlo, ma c'è la possibilità di lasciarsi coinvolgere dal flusso e poterlo navigare coscientemente, non contrastare, perché ciò che ci crea dolore nelle crisi è il tentativo di contrastarle e irrigidirsi perché nulla cambi. Ecco, questo genera dolore, così come quando ti lasci andare nel flusso è tutto più facile, se ti irrigidisci tutti i muscoli ti fanno male e l'onda d'urto non può che ferirti. Quindi il consiglio è quello di guardare alle crisi come delle grandi occasioni non solo di trasformazione ma di avvicinamento e di risveglio al nostro avatar interiore.